Alcuni tra gli amici più cari che io ho arrivano dall'acqua, cioè arrivano dal mare, arrivano dal fatto che per un periodo piuttosto lungo della mia vita ho frequentato la vela e ho frequentato in particolar modo un posto che è una scuola di vela che si trova sull'isola di Caprera, che è il centro velico di Caprera, e lì ho conosciuto alcune tra le persone che sono poi rimaste più care nella mia vita. Uno in particolar modo, quello che forse mi è rimasto più caro di tutti, l'ho proprio visto uscire dall'acqua, nel senso che io stavo facendo il mio primissimo corso da istruttore, cioè passavamo le giornate a fare degli yacht con le barche tra due boe, e quindi avere tipo 10 barche in uno spazio d'acqua ristretto che girano e si incrociano è sempre molto complicato, devi stare molto attento. A un certo punto io vedo arrivare questa barca che era una deriva è molto più veloce di un corso avanzato, a 2000 all'ora sotto Gennaker, che mi gira intorno al gozzo e scuffia esattamente in mezzo al passaggio di queste barche. Io che cerco di non urlare mai e di prendere con calma ogni situazione, però lì ho un attimo di panico e dico ma che... E quando sto per insultare questi due ragazzi spunta questo istruttore che si chiama Antonello, che avevo conosciuto qualche giorno prima, e mi dice scusa, poi raddrizza la barca e se ne va. In barca era uno dei più bravi in assoluto, era uno che parlava poco, era uno che diceva solo le cose che servivano, non urlava mai, e soprattutto i suoi allievi lo adoravano. E mi ricordo che una sera a un certo punto, uscendo da un ristorante, lui zoppicava un po' e mi ricordavo che lui aveva problemi alla gamba già da un po', e gli dissi vabbè però Anto, fai qualcosa per questa gamba, fatti vedere da un medico. E lui, uscendo dal ristorante, mi disse sì, ma mi sono già fatto vedere, sai, no, è che ho la sclerosi multipla. Fortunatamente con lui c'era una confidenza per cui non serviva dire niente, no? Serviva semplicemente dire in che senso è la sclerosi multipla. E da lì poi chiaramente la sua vita è cambiata, e poi a un certo punto mi ha chiamato dicendomi sono in questo posto che si chiama Dognocchi, che io conoscevo perché una mia prima fidanzata sarda, avevo 20 anni, aveva una mamma che a 15 anni se n'era andata dalla Sardegna, dal Sulcis, e il primo lavoro che aveva fatto era fare l'infermiera al Dognocchi e c'era rimasta per 40 anni, quindi io questo nome me lo ricordavo anche se pronunciato come Dognocchi, quindi non capivo esattamente cosa fosse il Dognocchi e il Dognocchi, e quindi sono andato a trovarlo e l'ho visto fisicamente peggio di come l'avevo visto prima, però con una carica che non gli vedevo da un po' di tempo. Sono Laura Mendozzi, sono una neurologa e mi occupo di sclerosi multipla. Lavoro nell'Istituto Santa Maria Nascente Don Carlo Gnocchi, che è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, e mi occupo prevalentemente di riabilitazione. Negli ultimi anni l'esigenza di affiancare alla terapia farmacologica degli strumenti che rendessero più efficaci il trattamento della sclerosi multipla ha fatto sì che si creassero una serie di interessi legati all'alimentazione, all'esercizio fisico. Abbiamo quindi pensato di fare questo progetto che affiancasse tre cose importanti: l'esercizio fisico, l'alimentazione e un benessere mentale, cioè quindi dare ai pazienti la possibilità di sperimentare delle difficoltà, perché si trovavano comunque in un contesto molto diverso dal proprio, quindi la barca a vela pone delle eventuali problematiche, ma quindi poterle affrontare, avere gli strumenti per affrontarli, conoscere i propri limiti, ma nello stesso tempo capire quali sono le potenzialità. Mettere assieme dei pilastri. Per pilastri si intendono degli aspetti che a nostro modo di vedere potevano avere un effetto positivo sulla gestione della malattia. La malattia è veramente una brutta bestia che prende e cambia la vita delle persone in maniera radicale. Ci sono alcune cose che possono far sì che la gestione di una vita con la malattia possa andare meglio. Uno è sicuramente la riabilitazione. È stata un'esperienza molto bella per me e umanamente gratificante, professionalmente sarebbe l'idea che il fine ultimo del mio lavoro è realizzare insieme a queste persone
il passaggio, diciamo, da una fase puramente riabilitativa a un'esperienza di vita al di fuori di una struttura medica credo sia molto interessante e una sfida avvincente anche. L'altro pilastro era sicuramente l'alimentazione. È molto difficile modificare le proprie abitudini alimentari, tanto più se lo ricolleghi alla necessità legata alla malattia. La mia sfida è stata quella di proporre un'alimentazione sana nel contesto della tradizione sarda. C'è stata una riscoperta del cibo proprio come aggregazione del nostro gruppo, per cui è stato inizialmente un pochino di difficoltà perché le persone non erano abituate agli alimenti che abbiamo proposto, però già vedere quanto poco avanzavano nei pasti successivi ai primi è stato un indicatore per me, per cui le persone poi hanno accettato, penso volentieri, questo tipo di alimentazione. Tutto ciò ha bisogno di una grande motivazione, e le motivazioni la sclerosi multipla te le toglie. Riuscire a fare, in qualche modo, agevolare un passaggio per cui dal pensiero ossessivo della malattia riesci a avere in testa un qualcos'altro che ti porti a tirare fuori una quantità di energie che avevi creduto di aver perso definitivamente. Questo passaggio l'abbiamo fatto con la sfida della barca a vela. Andare in barca a vela è una sensazione meravigliosa perché andare da sola, questo l'ho fatto solo l'ultimo giorno in barca a vela, è indescrivibile, è inenarrabile. Ho incontrato persone meravigliose, i miei compagni, colleghi, SM, tutto lo staff di Acquilibre. Siamo stati coccolati dall'inizio alla fine, non ci è mancato assolutamente niente. Questa esperienza mi lascia la voglia di provare quello che in realtà sembra impossibile. La gita Spargi in particolare, eravamo su 3 imbarcazioni, abbiamo potuto far sperimentare lo stare in piedi su una barca, chiaramente in sicurezza, allenando così il sistema propriocettivo. E devo dire che i ragazzi si sono scoperti molto più stabili sulla barca di quanto lo siano sulla terraferma. Proprio per una questione di capacità di compensazione delle oscillazioni, e questa cosa gli è piaciuta molto, devo dire. Più emozionante è stato affiancare le barchette dei ragazzi, perché lo staff seguiva quello che dovevano fare, gli dava dei consigli. I ragazzi non hanno mai avuto paura perché sono ragazzi coraggiosi e perché lo staff gli faceva supporto, sostegno, e vederli così felici, cioè così adrenalinici e così leggeri nel vento, soprattutto sopra la malattia, sopra i pensieri, sopra il futuro, sopra ogni cosa. Nel tempo presente, felici. L'ambiente è un elemento imprescindibile, perché vivere in un contesto così a contatto con la natura, così immersi in una serie di elementi positivi, anche soltanto i colori di cui dispone questo arcipelago è già una cosa che
che probabilmente aiuta. Eravamo 24 ore su 24 tutti assieme. Siamo in questo posto bellissimo a Stagnali che ci è stato dato dall'ente Parco La Maddalena, che è una ex batteria militare composta da tante camerate, e quindi ci siamo suddivisi camerata uomini, camerata donne, abbiamo convissuto, come dicevo prima, 24 ore su 24, e quindi tutte le attività sono state un qualcosa fatto assieme, un crescendo di emozioni. La prima sera ricordo che i ragazzi, i pazienti, sono andati a letto alle 10, ieri sera abbiamo fatto fatica a mandarli a letto all'1:30 di notte con canti e cose. L'emozione che una persona può provare è difficilmente descrivibile, bisogna vivere l'esperienza, bisogna vivere con loro, sentirli parlare, sentirli le emozioni che riescono a trasmetterti. Tutto per noi è scontato. Quando una persona poco autonoma in tutte quelle che sono le azioni quotidiane e te le racconta come fossero invece la cosa più normale di questa terra, che non modificano di una virgola quello che è il loro modo di affrontare la vita, la serenità, l'allegria, la positività, uno capisce che fondamentalmente non ha capito niente della vita. Diciamo che questa storia idealmente è iniziata in acqua e finisce in acqua, perché appunto l'ho visto uscire dall'acqua da una barca scuffiata, e adesso che sono tornato per questa edizione di questa settimana legata all'imparare ad andare in barca a vela e all'imparare a mangiare meglio per provare a stare meglio, l'ho rivisto finalmente in acqua, cioè l'ho rivisto su un gommone, l'ho visto vicino alle barche, che era il posto dove per me lui stava sempre, e quindi in qualche modo spero che questo in realtà non sia la fine di questa storia, ma che sia semplicemente un passaggio che ci ha riportato in un elemento che ci aveva fatto incontrare e che ci porterà a vele spiegate chissà dove. Io non ho recuperato la mia vecchia vita, non ho recuperato il mio passato. Io da quel passato ho preso dei pezzi e li ho portati in una nuova vita, che è fatta di un sacco di difficoltà, ma è fatta anche di un sacco di prospettive. E Acque Libere credo che sia sostanzialmente questa cosa qui. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands.
guess I stood to lose her when I saw what I had done. Bound down and flew away the hours of her garden and her son. So I tried to warn her, I turned to see her